We are in this strip of land which is divide the lagoon and the sea. We don't have a specific routine in the kitchen. We start with an idea of what is gonna happen in the day, with a reservation, with the amount of job. Quello che adesso sta distruggendo di più il mare sono i delfini. I delfini, i pescicani, il verdesche, tutto ormai sta diventando una cosa particolare. Tutti che persino i gabbiani ti salgono a bordo e ti portano via il pesce dalla barca. Ma è tutta la zona del mare, del Mediterraneo che è pieno di delfini. Da quando hanno finito di pescare con la Shapik, che prima se ne ammazzavano un bel po' di questi delfini, adesso si stanno riproducendo un'infinità. The fish doesn't suffer, it doesn't die suffocated. The benefit of this is the blood doesn't go in the stream of the meat, so it doesn't spoil fast because there is the bacteria in the blood. So this is one of the reasons. The meat stays as much possible intact without blood, and so you have much more benefit in terms of consistency, and taste is very unperceptible. Are the customer able to spend more and recognize the value of this technique and the value of have more freshness and all the benefit that I have. Tante cose in laguna, tante cose, tante. Pensiamo alla laguna, pensiamo a lavorarla, che c'è un grosso risparmio. E questa sono una specie. Sì, sono alieni. Questi sono capponi. Questi diventano grossi. We don't have a specific routine in the kitchen. We start with an idea of what is gonna happen in the day, with a reservation, with the amount of job. Some days there is 10 kg of fish, and the other day there is 50 kg of fish. So it changes everything. Like today, we get a few kgs of cuttlefish. It's gonna be 3-4 kg of fish. In other days, it's different, And obviously, for the guys in the kitchen, it's changed all the routine. We are in this strip of land which is divide the lagoon and the sea. And in the past was a Roman cave. Roman cave. Roman was because of the stone they used to use to cut it and bring it by the sea to build the first city of Sardinia. The first city is born here because of the logistic, because you can see nowadays we have a west wind. So in the other side, the sea is very calm. The Phoenician and the Roman used to live here because the lagoon was sustainable. It was like the fish market for them. Poi oltre che dividere la laguna dal mare che dà sul Nord Africa e così via, è la via che ci porta da Frati Spinovi. Ovviamente tu viene da lì il nome, però in realtà il ristorante è la cosa che è arrivata. Questo era un posto negli anni 50, diciamo, privato. La strada che vedi oggi non era così, ma era forse larga da qua a qua, o molto piccola,
era tutta di pietre, non c'era questa protezione. Nell'85 arrivano i biologi marini con un atto anche importante, perché occupano questo luogo, volevano fare un porto turistico con soci della cooperativa proprietari. Questa vicinanza l'hanno avuta appunto nel lontano 85 e con un atto proprio attivista, barricati qua dentro, hanno fatto sì che nell'arco di un paio di mesi cambiasse la visione della regione e venisse data l'importanza che meritava questo luogo. Il portare tutto questo, tutta questa visione, il progetto su un piatto alla fine. Ma tu sei 16 anni, sei stato in giro per il mondo, Sì. via dalla Sardegna Sì. e poi sei ritornato. Sono tornato sì, in pandemia, periodo di pandemia, per questo progetto. Questo è lo spazio bistrò, nasce innanzitutto come lab un po' per fare un po' di test kitchen. Poi in realtà abbiamo realizzato gli spazi e ci siamo resi conto che il primo progetto poteva essere esteso e quindi abbiamo anche iniziato a fare, oltre che i trasformati che facevamo in questo stabile, li potevamo anche servire. Abbiamo ampliato lì, abbiamo fatto un posto a sedere e quindi poi è nato il bistro, dove è semplicemente da assemblaggio. È compatto, qua c'è tutto il blocco freddi e poi invece qua è dove abbiamo arrangiato un po' da una barbecue, facciamo qualche fattino ed è sicuramente Si apre sulla laguna. si apre sì. Questa è la parte bistro. Questa è la parte bistro affaccia alla laguna, la parte ristorante affaccia al mare invece. Bello questo pass così, no? Questa zona viene poi suddivisa dal front of the house e back of the house. Allora, questa qua è la salsiccia, allora questa di orata, questa di dentice piccante. Lo peschiamo qua. Tutto pescato qua sempre. Quando riusciamo i chegime sotto sale e poi lo affumichiamo con legni di macchia, solitamente l'allentisco. Formaggi abbiamo fiore sardo, abbiamo la srida di Escalaplano, un pecorino più semistagionato della zona di Orosei. Alla baracca C'era una casettina di ruderi davanti alla chiesa, solo quella stradina che attualmente è una passeggiata, però prima era piccolissima, asfaltata, poi la laguna diciamo che praticamente manco si vedeva, cioè uno non aveva un riferimento, perché comunque quei terreni circostanti da quella parte avevano vegetazione alta e tu non la vedevi proprio. E come mai voi vi siete impuntati, diciamo? Perché comunque i nostri studi ci portavano a occuparci di biologia marina e di allevamento ittico, quindi si è creata la condizione per cui questo luogo era al tempo abbandonato e poteva essere funzionale a uno sviluppo di un'attività di produzione, e quindi abbiamo preso coraggio, c'è stata l'opportunità di entrare e abbiamo provato diverse forme di gestione di allevamento all'inizio, poi dopo Beh, ci siamo con gli anni professionalizzati. siamo professionalizzati e nel frattempo sono venute fuori anche le consapevolezze delle valenze naturalistiche, delle altre potenzialità. Grazie perché avete riportato in vita il paradiso. Sì, hai detto la parola giusta, cioè le abbiamo ridato il valore che aveva, insomma, l'abbiamo riscoperto, perché il valore c'era. È stata studiata dall'Università Tor Vergata di Roma la nostra gestione, è stata proprio pubblicata come progetto pilota di una gestione integrata, perché nelle lagune salde si faceva solo una batteria di scappini. E poi abbiamo incontrato Esatto, Lo so, perché internazionalizzato. Guarda, io dico sempre che il Fradis è stata la nostra campagna di comunicazione sulla sostenibilità del cibo più imponente che abbiamo fatto, perché trasferiamo ogni giorno a tutti i nostri clienti. Quando abbiamo iniziato era dura. sì, dovevamo spiegare un po' di cose, però comunque abbiamo dato una botta alla gastronomia locale, perché insomma che era un po'
gastronomia locale un po' svilita, da menù sempre uguali, sempre, no? E per me trovare persone con questa lungimiranza in Sardegna non è stato, cioè nel senso sono stato fortunato, devo riconoscere questo. Dove siamo? The oldest city in Sardinia, one of the oldest city in the world, is Nora. Duemila posti. Sì, perché manca tutta la parte degli allievi superiori. Buonasera, Buonasera. benvenuti. Grazie. Grazie. Prego, benvenuti. So we have 15 courses menu organized for you this evening. We use a lot of forage herbs that we collect here in the lagoon. And we work with different farmers. This one is our opening dish, the one that is going to set your palate. We start straight away with a classic dish of the Sardinian tradition, very much related to the diets of the over 100 years old people of the Blue Zone, which is minestrone. So the next course we have the raw prawns that our Mayo takes from the area of Villa Simio, so the opposite side of the bay. So this one is not your next course. From now, it's gonna be your third one. But what we need to do, we need to cook what's gonna be served. We're gonna cook in sand. So the sand is at 170 degrees. So what it's gonna do is gonna make the water that naturally is inside the kombu seaweed evaporate. So we only use ingredients that were available also 2,000 years ago. In this case, carrot and black cabbage. So carrot was a fermented fish sauce, so Romans had no refrigeration. So what they were doing to preserve fish that they couldn't eat was to ferment the fish. So we carry on with another dish of the Sardinian tradition, which is the stuffed calamari. So we're going to cook it using boiling oil, but we don't submerge. We do 4-5 fast passages of boiling oil, which is going to cook it, but giving at the same time a very interesting texture. Questa è la razza che abbiamo pescato stamattina con lo chef Mario il pescatore. Stamattina pescata e stasera mangiata. So we go back to another big classic of the Sardinian tradition, culurgiones. We keep the classic filling of potatoes, pecorino cheese. Il culurgiones è una tecnica che deve avere veramente tanta manualità. Stiamo parlando di una grandezza veramente in miniatura. Per riuscire a chiudere un culurgione così, infatti, come ha detto lo chef, è da bambino che lo fa. The dish that always stays with us year after year, pasta with bottaga, super classic tradition. Fantastico,
fantastic. I don't want to say it's like my nonna, grandmother, but it's very close to her. Maybe also a little bit better. Here we have an apple cooked inside syrup. Inside the apple there is the meat, the blue crab, and at the base, particular custard made with blue crab and tonka beans. So with the dessert we go another classic of the tradition, casada. So casada is made with colostrum, so the very first milk. In this case we go back to our ships from the opposite side of the lagoon. And to add those lovely sea flavors we have a seaweed caramel. So here the main ingredient is the squid ink. So we suggest to start over here with the sweeter part. So the base is an ovis mollis. So ovis mollis is a classic dough that is generally made with cooked egg yolk instead of raw egg yolk when you're actually making the dough. What we did, we removed the egg yolk and we put potaga inside. Squidicca, petit four dolcetti al nero di seppia, all in Sardinia. Per noi è un grande privilegio essere qua e ogni giorno pensiamo alla maniera più rispettosa per raccontare quello che c'è stato in passato.